Ciao ragazzi, oggi vi porto un video un po' diverso dal solito perché vorrei raccontarvi di un libro che ho avuto modo di leggere quest'estate. Questo libro è Il mio ritratto di Margaret Bourke-White. Margaret Bourke-White è una grande fotografa americana che nasce nel 1904 nel Bronx e in questo libro lei racconta la sua vita a partire dalla quasi casuale scoperta della fotografia fino agli incarichi di reportage che svolge per le riviste Fortune e Life, che sono le riviste che insomma segnarono tutta la sua carriera. E per potervi spiegare qualcosa di questo libro, voglio un attimo raccontarvi effettivamente qualcosa dietro il personaggio di Margaret Bourke-White. Lei è una donna con una mentalità molto moderna. Nasce appunto all'inizio del Novecento nel Bronx e il padre è uno scienziato, una persona estremamente piena di interessi che la stimola tantissimo fin da quando è piccola a livello proprio creativo, e perché si occupa di macchinari di stampa, quindi questo padre scienziato che lei ha modo di seguire anche all'interno di industrie e fabbriche che segneranno in qualche maniera anche i suoi gusti a livello fotografico. Lei ha una vita abbastanza particolare, nel senso che anche a livello di gusti è una persona molto particolare. Ad esempio, lei ha la passione per l'erpetologia, quindi lo studio dei rettili. E questa cosa dà vita ad alcuni aneddoti abbastanza divertenti, nel senso che lei, ad esempio, durante delle missioni in Sud America si porta dietro delle uova di mantide religiosa, in un'altra missione che svolge verso la tundra artica si porta delle crisalidi di farfalla perché sta studiando il ciclo vitale delle farfalle, quindi è in attesa che si schiudano. E per concludere con gli alligatori, i due alligatori vivi, ovviamente, che lei ha all'interno del suo studio di New York. Detto questo, lei è una donna particolare anche per come vive il matrimonio, nel senso che lei ha due matrimoni di breve durata e quindi è molto moderna anche come, diciamo, mentalità da questo punto di vista. Questi matrimoni sempre messi in realtà in secondo piano rispetto alla sua carriera che la porterà in giro per il mondo a vedere veramente le cose più importanti che hanno segnato l'intero secolo del Novecento in pratica. E, la prima cosa che lei inizia a fare, un po' inusuale, proprio quando inizia ad affacciarsi al mondo della fotografia, perché lei ha la grande passione per la fotografia industriale. La fotografia industriale è quello che lei affiancherà inizialmente alla fotografia di architettura, che sarà il suo principale mezzo di sostentamento, quando i primi anni proprio di carriera. E, la fotografia industriale, diciamo, all'interno di acciaierie la porta a fare studi anche complessi a livello tecnico perché lei studia queste colate di lava, quindi racconta di tutte le difficoltà tecniche che riscontra sia nell'entrare proprio all'interno di queste acciaierie come donna, quindi posti anche molto pericolosi, molto insomma difficoltosi, sia anche le difficoltà tecniche dovute ovviamente anche a quelli che erano i mezzi dell'epoca. E queste sue foto industriali in realtà ebbero un grandissimo impatto a livello storico perché andarono in qualche maniera a inquadrare quello che fu il grande boom industriale degli anni venti in America. E, tutto questo fu quello che le diede inizialmente un discreto lancio a livello di fama, a livello di benessere economico. E, quindi lei praticamente vive questa prima parte della sua vita in maniera molto esuberante, sempre proiettata verso il fare carriera, per avere incarichi più importanti, per arrivare per prima, per avere lo studio nel grattacielo più alto della città. E quindi questa prima descrizione che dà di se stessa in realtà è in certi casi anche un pochino più superficiale per sua stessa ammissione, ehm, sì, più superficiale e in generale
È una cosa che in realtà vedremo essere abbastanza transitoria, questa è una cosa dovuta forse alla sua giovane età e anche alle esperienze di vita, perché è una cosa che inizia ben presto a cambiare, a portarla verso altro, quando ha occasione di realizzare un reportage per Fortune, quando viene mandata nel sud degli Stati Uniti a documentare la grande siccità del 1934. E qua lei, invece che con questo florido boom che ha visto in questi primi anni di fotografia, si scontra invece con una realtà molto diversa, una realtà di grandissime difficoltà, una realtà di esseri umani impotenti davanti a questa tragedia che aveva colpito il sud degli Stati Uniti. E lei proprio rispetto al racconto più sfacciato e autocelebrativo che fa nei primi capitoli, cambia radicalmente punto di vista. È come se avesse preso un grosso schiaffo che la porta a rivedere tutta la sua idea di vita e anche di dove vuole portare la sua carriera a livello di fotografia. E quindi capisce di avere sempre vissuto in questo mondo un po' effimero e taglia quindi con la fotografia pubblicitaria, che nel frattempo aveva iniziato a darle un grosso riscontro a livello economico, perché si sente di stare rappresentando un mondo che non è quello che le interessa, le sente di stare rappresentando un mondo effimero che non le va bene. Decide invece di cominciare a rapportarsi con gli esseri umani che fino a quel momento non ha quasi mai fotografato, perché ha sempre fotografato questi grandi mostri di metallo, di architettura, e man mano comincia anche a capire come si deve rapportare agli esseri umani che vivono magari delle situazioni anche di grosso disagio. All'inizio si rende anche conto in certi casi di essere eccessivamente esuberante, di essere, insomma, di porsi in maniera un po' violenta nei confronti di queste persone che si trovano davanti al suo obiettivo. E, lei cosa fa quindi? Comincia a voler indagare quella che è la realtà dell'essere umano, comincia a voler girare il mondo per riportare a queste testate giornalistiche per cui lavora, per riportare quelle che sono le cose che effettivamente va a scoprire in varie parti del globo. E quindi lei arriva ad essere una famosissima reporter di guerra, rischia seriamente la vita durante i conflitti mondiali, partecipa a missioni su cacciabombardieri, partecipa proprio a cose in trincea, insomma è una donna che si veramente con le palle che si mette in gioco per ottenere davvero quello che vuole dalla sua fotografia. E secondo me la cosa bella proprio di questo libro è questa. Lei si racconta certe problematiche a livello fotografico, racconta dell'essere fotografa, ma la cosa interessante è come lei riesca a fare arrivare al lettore quelle che sono le molle che proprio la spingono verso questa sua passione per la fotografia, questa passione bruciante in cui deve documentare, deve capire, deve entrare all'interno di realtà diverse dalla propria. E, ho un po' di appunti perché questo testo è estremamente complesso e quindi non voglio riportare inesattezze. Quando in questo momento della sua vita decide di chiudere con la fotografia pubblicitaria, si dedica a realizzare gli scatti per un libro che diciamo, racconta e testimonia l'estrema povertà del Sud America. E questo libro intitolato You've Seen Their Faces lo realizza insieme a quello che sarà il suo secondo marito. E questa vita che lei va a documentare, questo contrasto bruciante con il mondo anche lussuoso che lei ha vissuto, ha avuto modo di vivere fino a quel momento, e quindi questo libro è ulteriormente una chiave di volta nel suo percorso personale. E, a questo punto quindi lei si allontana completamente da quelli che erano i suoi interessi iniziali e la sua fotografia diventa, e anche questo libro, diventano non più semplicemente una questione artistica, ma proprio, non so dirvi, un trattato di geopolitica, un trattato di sociologia del Novecento. Lei si schiera contro le disuguaglianze che vede per combatterle, per aiutare, per mettere la sua fotografia al servizio di queste realtà umane che cercano di migliorare, di superare certe situazioni estremamente gravi di disuguaglianza sociale. E, lei racconta quindi quello che vede, che vive in prima persona, con abbastanza crudezza e abbastanza schietta nel racconto che fa,
ma riesce a mantenere sempre un minimo distacco nei confronti del suo lavoro e, come dice lei stessa, riesce a farlo proprio grazie al velo che la macchina fotografica le permette di mettere tra se stessa e quello che effettivamente sta vivendo in prima persona. E delle volte si tratta di cose veramente, veramente difficili per un essere umano da digerire, soprattutto quello che vive all'interno dei conflitti mondiali. Quindi lei racconta dei carcerati nelle chain gang negli Stati Uniti del Sud, racconta dello schiavismo nelle miniere di diamanti ed oro del profondo Sudafrica, racconta i meccanismi dietro l'apartheid, racconta l'Olocausto, racconta le guerre religiose sanguinose tra indù e musulmani nel capitolo che riporta sulla vita di Gandhi. Insomma, veramente lei ha modo di portare un intero mondo, ok, in queste poche pagine. E, racconta appunto i conflitti mondiali, racconta i contatti che ha in prima persona con i nazisti, e racconta le tattiche americane utilizzate per l'offensiva via terra e via aerea, con questa narrazione in prima persona delle atrocità dell'Olocausto, dei lager nazisti, contrapposti al lusso incredibile che ritrova poi durante i saccheggi che gli americani vanno a fare all'interno delle case tedesche quando effettivamente cominciano a entrare nelle città. Margaret viene quindi fondamentalmente ricordata per vari contributi, nel senso che da una parte per il suo contributo a livello di fotografia industriale, che ancora oggi viene spesso citato e recuperato, ad esempio anche recentemente ho trovato un suo scatto esposto in una mostra tenutasi al MAST di Bologna, che è una fondazione bellissima che io ho la fortuna di avere dietro casa, che si dedica proprio alla fotografia industriale. Anzi, è una realtà molto bella della quale vi consiglio di informarvi, perché è veramente un posto accessibile che cerca di diffondere una cultura in certi casi veramente importante e bella. Causa Covid ovviamente hanno dovuto un po' ridimensionare le proiezioni, i topi, i documentari, ma era una realtà estremamente florida che continuamente proponeva cose molto interessanti. Detto questo, lei è famosa anche per i ritratti di celebri personalità, ritratti di Stalin, ritratti di Gandhi, insomma, ci sono suoi scatti che hanno fatto la storia in qualche modo. Però la cosa, a mio avviso, veramente interessante di questo libro è capire come per lei, secondo una citazione che lessi in un altro testo di fotografia, la fotografia non è passione ma ossessione. E questa è una cosa che secondo me è veramente rilevante quando tu trovi un ambito della fotografia che tocca veramente certe corde, veramente diventa un qualcosa che una passione che veramente permea tutta la tua vita, che ti spinge a voler sempre scoprire, imparare, provare e a mio avviso è un motore veramente rilevante che mh, io trovo molto, molto importante all'interno della mia vita e questo libro è proprio quello che mi va a trasmettere e davvero mi fa venire voglia di prendere sulla macchina fotografica e di lanciarmi dall'altra parte del mondo a fare foto a qualcosa, a scoprire una realtà diversa dalla mia, a imparare, a guardare con gli occhi sbarrati qualche cosa di lontano dal mio quotidiano, ecco, e di volerlo documentare a livello fotografico. E, cosa che, diciamo, questo tipo di passione credo che sia poi fondamentale in tutte le professioni artistiche, chiaramente. E detto questo, questo libro purtroppo non è acquistabile, nel senso che non hanno più ristampato. Si trova in biblioteca, io l'ho trovato disponibile in 3 o 4 biblioteche di Bologna e io avrei veramente voluto trovarlo e acquistarlo perché non so come dire, lo trovo un libro che mi deve fare da reminder per quello che voglio che sia la fotografia nella mia vita, diciamo così. Quindi quella che volevo portarvi oggi non voleva assolutamente essere una recensione di questo testo, ma dirvi secondo me cosa di importante può trasmettere questo libro. Probabilmente le autobiografie fatte bene sono fatte così, magari una volta vi porterò anche
una recensione di un libro ben più famoso di questo, penso, e cioè l'autobiografia di Helmut Newton. E quindi non lo so, sono testi che a mio avviso per un fotografo veramente ti trasmettono qualcosa di profondo, di importante. E quindi niente, vi invito se vi capitasse anche ad andare a vedere i suoi scatti, spesso capita che facciano mostre o solo su di lei o anche con suoi scatti all'interno, ne hanno fatta una da poco a Roma, ovviamente l'ho scoperto troppo tardi, purtroppo. E insomma, se avete voglia di leggere questo libro, va letto non come un testo di fotografia, ma proprio come un testo introspettivo che permette di prendere su di sé qualcosa di questo personaggio veramente fuori dagli schemi. E quindi insomma volevo solo invitarvi a prenderlo in considerazione perché a mio avviso vale veramente la pena. L'ha letto anche la mia mamma che di fotografia non sa nulla e l'ha trovato di una bellezza eccezionale. Quindi è un testo che può essere interessante anche per chi non è specificatamente all'interno dell'ambito della fotografia. E niente, quindi spero di avervi incuriosito, spero che qualcuno di voi avrà voglia di confrontarsi con questo testo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!